Ok, crescita personale e aspettative, miglioramento e aspettative, condizionamento e cambiamento e aspettative. Si tende in questo mondo, nel mondo in generale della crescita personale, a creare tante aspettative perché l'essere umano risponde a ciò che si aspetta essere piuttosto che rispetto a quello che è, anche perché per percepire quello che è dobbiamo fare uno sforzo gigantesco e spesso non ci riusciamo. Noi siamo programmati per rispondere a ciò che ci aspettiamo, alle nostre aspettative. Ora, sapendo questo, tante delle persone che sono là fuori creano già dentro di te delle aspettative per farti reagire, per farti rispondere. Attenzione a questo. Quando vi dicono che i percorsi prevedono 20 minuti di intervento o una tecnica in particolare, vi stanno prendendo letteralmente per il culo. E perché lo fanno? Perché facendo così molti scemi ci cascano e sono soldi. Sono semplicemente soldi, esattamente come il discorso di vendere un corso a $5 soltanto che ti cambia la vita. Sappiate che sono tutte assolutamente truffe, ma su questo già sto preparando un video che vi spiegherà bene che cosa significa fare quello che fanno. In questo reel invece vi voglio spiegare che troppe volte parlando con dei professionisti, pur di vendere, cercano di creare l'aspettativa dentro di voi per far sì che voi crediate che tutto è semplice, tutto è facile, potete cambiare. Allora, da una parte vi devo dar ragione, perché è molto più semplice rispetto a quello che noi pensiamo nel momento in cui stiamo un po' in sofferenza, ma vendere alle persone che stanno soffrendo un percorso di una sessione e basta, oppure di una tecnica e basta, è da fare a butti, perché quando stiamo male ci sono una serie di componenti che dobbiamo verificare. Detto questo, ora sto parlando soltanto di persone che soffrono moltissimo e lì già siamo nell'ambito della terapia, ma quando si parla di crescita personale ancora di più, perché il miglioramento ha bisogno di allenamento, competenze, costanza. Se questi temi non sono stati trattati bene nella vita e non sono stati messi a disposizione dal tuo coach o dall'operatore che tu hai scelto, corri il rischio di girare intorno. Sai quante persone in realtà vogliono qualcosa ma semplicemente perché qualcun altro gli ha detto di voler qualcosa? Oppure sai quante persone si autogiudicano così tanto che in realtà quel giudizio diventa un autosabotaggio? Sono moltissime le persone che non si rendono nemmeno conto delle loro aspettative e non si rendono nemmeno conto di quanto si stanno auto-boicottando. Chiaramente tu vai da un professionista e vuoi subito un cambiamento. Beh, per i cambiamenti c'è bisogno di cambiamenti. Se vuoi cambiare qualcosa, devi cambiare qualcosa al contorno, qualcosa di piccolo, quotidianamente un po' di lavoro. È facile vendere, tra virgolette, dei percorsi di crescita personale dicendo queste scomode verità? No, non è facile. Però io mi sto stufando di persone che vengono da me e continuano a dirmi che non ce la fanno, che hanno provato di tutto. Alla fine gli strumenti che utilizzo io non sono dei segreti, sono strumenti che vengono insegnati nelle scuole e vengono utilizzati da tanti decenni. E allora, perché non voler fare il vero lavoro? Dobbiamo informare le persone e dirgli che ogni giorno un po' si devono occupare di se stessi, stare attenti a ciò che si aspettano, perché potrebbe essere assolutamente una sciocchezza. Quindi piedi per terra e chiappe ben strette, via, avanti, marciare, fare dei passi quotidiani. È molto più efficace questo di tante sciocchezze che vi raccontano. Poi, se avete dei soldi da buttare via, se volete provare, se volete andare da quel coach famoso e dire ma io sono stato da lui, fatelo. Voi siete già liberi di fare quello che volete, però se davvero credete che con una semplice tecnica la vostra vita diventa un paradiso, mi dispiace essere a me a dirvelo, ma non è così. C'è tanto lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Il lavoro in realtà non finisce mai, però se qualcuno ti dà degli strumenti efficaci, tu te li porti dietro per tutta la vita. Quindi invece di andare al negozietto stupido che ti vende un cacciavite da €1 che dopo 2 viti lo devi buttare via perché si è tutto rotto,
compra un cacciavite professionale, quel cacciavite ti seguirà per il resto della tua vita. È più caro? Certo che è più caro, perché ha tanta qualità in più, ma se guardi in fondo alla tua vita hai speso molto meno. Io adesso mi fermo perché voglio fare 2 coccole a questa meravigliosa gattina qua, di ciao Benson, e poi mi metto a lavorare, che anche oggi ho un bel po' di sessioni da fare. Se vuoi lavorare con me, www.carusocolzi.com, sappi che ti dovrai impegnare se vuoi dei cambiamenti, e questi cambiamenti ti renderanno felice. Buona giornata.